In questo video cerco di approfondire il concetto dei profili utilizzati nella configurazione dei canali, cosa che nel mio attuale setup su OpenHub 2 non ho mai utilizzato e ammetto non ho neanche mai ben capito perché non ho mai approfondito. Su OpenHub 3, prima di iniziare la migrazione effettiva, ho voluto un minimo studiare e approfondire i concetti che stanno dietro alla configurazione dei profili e ho trovato dei casi d'uso che per me sono risultati molto interessanti e utili. Cerco quindi di riassumere in poche semplici parole quello che ho capito, sperando non ci siano grossi errori, e applicando la teoria degli esempi concreti. I profili fondamentalmente servono per cambiare il modo con il quale i canali interagiscono con i relativi items. Normalmente un aggiornamento di stato su un canale si riflette direttamente sugli items a lui collegati. Con i profili possiamo intervenire in questo passaggio per, ad esempio, effettuare una trasformazione e far arrivare un dato diverso sull'item senza dover necessariamente andare a scrivere una rule per effettuare questo cambiamento. Un esempio concreto può essere una semplice taratura di una misurazione, ad esempio un sensore di temperatura che ci manda un dato sempre inferiore di un paio di gradi rispetto alla realtà e il sensore in questione non permette una taratura diretta, quindi dobbiamo intervenire direttamente sull'item di OpenHub per effettuare la correzione. Abbiamo diversi modi per poterla effettuare, ad esempio con una rule che interviene ogni volta che arriva il dato per modificarlo. Applicando invece un profilo di offset al nostro item possiamo effettuare questa operazione in maniera trasparente. Diremo al nostro profilo di offset di aggiungere sempre 2 gradi ad ogni valore che arriva sul canale prima che questo venga propagato agli items linkati. Un altro profilo che ho trovato molto utile, almeno per i miei scopi, è quello che permette di aggiornare in automatico un item di tipo datetime ogni volta che arriva un dato aggiornato sul canale. In questo modo possiamo tenere sotto controllo il timestamp di ultimo aggiornamento del dato che stiamo visualizzando sulla sitemap. Un ultimo esempio che potrebbe tornare utile è il profilo range, che permette di inviare in automatico on o off a un item di tipo switch se il valore che arriva sul canale è compreso o meno in un determinato intervallo di valori. Ad esempio, sempre pensando al nostro sensore di temperatura, possiamo automaticamente attivare uno switch nel caso in cui la temperatura sia compresa tra 30 e 100 gradi. Questo switch potrebbe essere connesso ad esempio a un allarme sonoro. In automatico il profilo di tipo range setta lo switch a on se il valore ricevuto dal canale è compreso nell'intervallo specificato, altrimenti setta off. Eventualmente può anche ragionare in maniera invertita. Comunque questo meccanismo ci permette di risparmiare molte righe di codice perché ci evita di scrivere molte rules. Andiamo quindi a vedere con degli esempi come si gestiscono i profili tramite interfaccia grafica. Allora iniziamo a crearci il nostro caso d'uso creandoci un sensore di temperatura gestito tramite MQTT. Non collego un sensore di temperatura vero, ma poi invierò i dati tramite MQTT Explorer per simulare appunto il nostro sensore di temperatura. Intanto adesso aggancio un nuovo canale di tipo numerico che sta in ascolto su un topic che possiamo chiamare test/profile/temp. Diamogli un nome, ch test profile temp, e la label è channel test profile temp. Creiamo e agganciamo un item per visualizzarne il valore, quindi questo lo chiamiamo test temp, no scusate, test profile temp, e lasciamo la label, tipo number, categoria mettiamo temperature e creiamo la nostra temperatura. Adesso tramite MQTT Explorer andiamo a crearci, scusate che cerco di metterli, ok,
Tramite MQTT Explorer andiamo a mandare un valore giusto per vedere che tutto funzioni. Test profile temp e mandiamo ad esempio 20. Andiamo a vedere qui il canale, l'item, pubblichiamo e abbiamo 20. Perfetto, quindi il nostro item funziona correttamente. Adesso proviamo a fare un esempio di profile offset. Quindi nel momento in cui io sono dentro il mio item ho la possibilità di scegliere il tipo di profilo che voglio applicargli e la scelta varia in funzione delle trasformazioni che abbiamo installato su OpenHub e del tipo di item. In questo caso siamo un tipo di item numerico e quindi abbiamo a disposizione solo alcune particolari trasformazioni, anzi profili. Quindi selezioniamo offset e gli diciamo che abbiamo un errore ad esempio di 5 gradi. Salviamo. Adesso se inviamo, mettiamoci qua, come vedete si è già spostato su 25 perché l'ultimo valore era 20 e lui ha sommato 5, quindi se io adesso mando 10 è come se avessi mandato 15, quindi molto comodo. Adesso facciamo un esempio di profilo range, quindi dobbiamo andare sul nostro canale, torniamo indietro, anzi togliamo l'offset perché poi magari non ci capisco niente. C'è un baco che se io seleziono no profile e salvo, quando rientro il salvataggio non ha funzionato, quindi io normalmente metto default, in questo modo così lo lasciamo, vedete che il valore è tornato a 10 perché si è perso l'offset. Ok, adesso creiamo un nuovo item da agganciare a questo canale e lo creiamo di tipo switch e lo chiamiamo ad esempio test profile temp alarm. La label è test profile temp alarm tipo switch e qui ci mettiamo il simbolino della sirena. Vedete che sono cambiati i tipi di profilo che si possono applicare perché l'item è di tipo switch, quindi ne contempla di più. Io vado a prendere il range e gli dico che da 30 fino diciamo a 100, cosa che in un sensore di temperatura in casa non dovrebbe mai succedere a meno che non lo ficco nell'acqua della pasta, clicco link. A questo punto ho uno switch che è settato su off. Come range ho messo quindi da 30 a 100, anzi sì, guardiamolo pure, no, guardiamolo qua, così li vediamo tutti e due, abbiamo il 10 e l'off. Se io adesso mando 29, il mio switch rimane a off. Se mando 30, lo switch va su on. Se torno sotto la soglia, torna su off. Se vado al limite massimo va su on e se esco dal limite anche verso l'alto va su off. Quindi anche questo l'avrei potuto gestire tranquillamente con una rule, però avrei dovuto scrivere del codice, gestirlo, eccetera. Invece così è tutto in automatico. Vediamo ancora l'esempio del timestamp update, che è molto comodo, una cosa che io userò tantissimo poi nella mia nuova configurazione. Quindi bisogna creare un item di tipo datetime, questo lo chiamiamo test profile temp last update, lo mettiamo come calendario, come icona,
e gli mettiamo, intanto come vedete c'è timestamp on update, timestamp on change. Il timestamp on update viene aggiornato tutte le volte che viene mandato un valore al canale, indipendentemente dal fatto che il valore precedente sia uguale o diverso. Quindi anche se il valore non cambia, questo viene aggiornato, mentre il timestamp on change viene aggiornato solo quando il valore effettivamente cambia. Magari li collego tutti e due, quindi facciamone prima uno, poi ne creo un altro, sempre di tipo datetime, che chiamo test profile temp last change. Stessa cosa sotto, last change. Mettiamo sempre calendar e questa volta gli mettiamo timestamp on change. Ok, a questo punto io mando un valore tramite MQTT, portiamolo di nuovo a 10 gradi e sono cambiati sia il last change che il last update. Se io adesso rimando 10 dovrebbe cambiare solo il last update, e infatti è così. Ok, quindi con i profili riusciamo a gestire tutta una serie di eventi e condizioni che avremmo potuto gestire con delle regole, ma che in questo modo sono molto più semplici sia da gestire che da mantenere. Di tipi di profili ce ne sono tanti altri, sulla documentazione li trovate tutti, ce ne sono molti relativi alla gestione dei pulsanti e degli switch, e in base a quello che uno deve fare può vedere se prima di inventarsi una regola o qualcosa di simile non può trovare un profilo che gli risolve il problema.